Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un marketplace per non fungible token, ovvero gli NFT, dedicati ai cimeli sportivi e ai collezionabili. La particolarità di questo marketplace è che mette in vendita un NFT e oltre a quello rappresenta proprio un contratto di proprietà, perché questo NFT è sostenuto dall'opera fisica, dal cimelio sportivo fisico detenuto in dei cavò assicurati e sempre disponibili per l'eventuale spedizione a casa del fortunato possessore dell'NFT e anche del cimelio. Andiamo a vedere come funziona Raremint, ovviamente dopo la sigla, ma prima di iniziare vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, lasciandomi un like e condividendo i miei video. Sulla pagina di raremint.com, un marketplace NFT molto interessante perché è uno dei pochi che stanno iniziando ad essere in circolazione, che vende delle vere e proprie opere d'arte NFT sostenute da un bene fisico vero e proprio. Chi possiede delle carte collezionabili, dei cimeli storici, dei cimeli sportivi, può inviare il suo cimelio presso il cavò di Raremint, dove verrà valutato secondo gli standard dell'azienda e potranno creare un'immagine tridimensionale, un NFT, quindi un non fungible token, da mettere in vendita. Quindi permette di acquistare un NFT come prova di acquisto, come prova di proprietà, senza avere tra le mani direttamente il bene fisico. Ma attenzione, un compratore che decide di comprare l'NFT della maglia di Michael Jordan può richiedere oltre l'NFT anche lo svincolo di questo cimelio dal cavò di Raremint e farselo recapitare a casa. Le generazioni standard di collezionisti sono abituati ad avere delle intere stanze, delle intere teche con i loro cimeli preferiti. La nuova generazione di collezionisti preferisce avere gli NFT digitali da mostrare a propri amici, oppure anche da mostrare in musei che possono supportare la visualizzazione 3D di NFT, e ne stanno spuntando veramente tanti, basti pensare agli ultimi esempi in Inghilterra e in America. Oppure le due generazioni si possono incontrare per appunto grazie a Raremint, che permette di detenere l'oggetto fisico ma anche digitalizzato. Non solo, permette di vendere i propri cimeli autenticati in diverse parti del mondo e non necessariamente bisogna averlo con sé. Facciamo un esempio che può benissimo capitare: facciamo un viaggio in Australia, incontriamo una persona interessata all'acquisto del nostro cimelio sportivo e senza averlo con noi in valigia possiamo permettergli di acquistarlo acquistando il nostro NFT. In automatico la proprietà tramite gli smart contract verrà ceduta da noi al nuovo compratore e anche la proprietà del bene fisico all'interno del cavò. Quindi in quel momento noi avremo gestito una compravendita senza necessariamente avere l'oggetto fisico con noi. Ma come vengono valutati gli NFT? Vengono valutati utilizzando una formula proprietaria che include il valore di mercato attuale, il significato storico, l'autenticità, le royalty future presunte, la velocità sociale e la tendenza di crescita dell'attività specifica del mercato, e il team che valuta le opere d'arte è formato da persone del settore che hanno oltre 50 anni di esperienza e hanno già negoziato oltre 500 milioni di asset. Questo ovviamente secondo quello che riferisce Raremint. Gli oggetti nei cavò ovviamente sono assicurati, non solo monitorati da telecamere ma proprio da personale di sicurezza in loco. Rilevatore di movimento, controlli di accesso, controlli trimestrali dei prodotti tramite un inventario, e le opere d'arte e i cimeli sono posizionate in struttura a temperatura con luce controllata, temperatura per appunto controllata, controllo dei parassiti e ovviamente protezioni contro il furto e il fuoco. Tutte le opere sono autenticate dai fornitori di servizi del settore, come ad esempio il PSA, la JSA, e inoltre, come detto poc'anzi, hanno un team di esperti che controlla l'autenticità delle risorse. E Raremint include anche una lettera di autenticità NFT
una sorta di certificato fisico archiviato insieme al bene fisico che va a dimostrare l'autenticità del prodotto. Gli NFT sono sullo standard ERC721 e si può interagire con il marketplace utilizzando ad esempio il classico MetaMask. Per chi non conosce MetaMask, se cercate sul mio canale YouTube, nella sezione corso criptovalute e blockchain trovate diversi video dedicati a MetaMask. Per acquistarlo è semplicissimo, selezioniamo il prodotto che vogliamo acquistare, il collezionabile che vogliamo acquistare, clicchiamo sull'immagine e troviamo il titolo, l'NFT ricostruito in 3D in movimento, la collezione Football Collection, ultra raro perché è disponibile un pezzo su uno, le origini, ovviamente ho scelto un prodotto già sold out, ma adesso poi andiamo a vedere come si acquista con un altro cimelio. Abbiamo i dettagli dello smart contract, il token ID, lo standard, la blockchain di Ethereum. Andiamo a vedere se l'asset è sostenuto, se l'asset digitale, quindi l'NFT, è sostenuto da un bene fisico, quindi in questo caso sì. Chi ha autenticato il pezzo da collezione, il certificato e la data di creazione. Questa parte è molto importante perché se noi andiamo a cliccare su un altro NFT, andiamo a vedere che la limited edition, quindi ce ne sono 11 su 25 rispetto all'altro prodotto che era 1 su 1, ma attenzione, andando in basso vediamo che questo NFT non è sostenuto dal bene fisico, è sempre un prodotto autenticato, ma il proprietario non ha inviato nel caveau come detenzione il bene fisico. E visto che Raremint è un marketplace per NFT sostenuti da il bene fisico vero e proprio, per i collezionisti consiglio di andare a visionare solo prodotti autenticati, ma sono tutti in realtà autenticati, ma sostenuti dal bene fisico depositato nel caveau. È una sicurezza in più. In questo caso per acquistare si clicca su Buy Now e si può pagare l'NFT tramite cripto oppure tramite carta Visa o Mastercard. Inoltre gli NFT potranno essere venduti anche su marketplace esterni partner come ad esempio OpenSea e saranno disponibili su Polygon, Arbitrum e Ethereum. È possibile anche partecipare a The Drop / Ethereum che permette il mint di una carta Pokémon. Il mint costa 0,23 Ethereum e c'è la possibilità di trovare anche Charizard del valore di $28.800. Questo drop contiene massimo 200 Pokémon Mystery Pack e ogni pack contiene una carta e un NFT ovviamente sostenuta anche dalla carta fisica. E il drop contiene anche il Charizard Holo prima edizione PSA 9 del 1999 del valore di oltre $28.000. Sempre in questa pagina potete trovare alcune informazioni per quanto riguarda il drop, come il totale delle carte, il prezzo e le carte rare che si possono trovare. C'è anche la possibilità di andare a mintare il Galaxy Pass con un costo di 0,5 Ethereum. Disponibili 1000 pass che daranno accesso a dei contenuti esclusivi e a dei vantaggi della community, come ad esempio uno di questi potrà essere la partecipazione al lancio del token Mint in anteprima. Accesso a anteprima a degli acquisti, degli sconti o eventualmente dei premi extra un domani quando Raremint inizierà anche a muoversi con il suo token verso il lato DeFi. Anche se attualmente non c'è ancora nulla di confermato per quanto riguarda il token, il suo lancio e il suo utilizzo, ma si presume ovviamente che sarà un token utility. Bene, siamo arrivati alla fine di questo piccolo contenuto, spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile. Vi invito come in apertura a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale ed unendovi anche alla nostra community Telegram, trovate il link in descrizione o nella homepage del canale YouTube. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto, ciao a tutti!